Iniziamo con l'eliminazione della muffa. Questi consigli me li ha dati un tecnico di lavatrici che ho praticamente interrogato su questi problemi. Purtroppo se la muffa è tanta e l'abbiamo trascurata per molto tempo, l'unica soluzione è la candeggina. Esistono altri rimedi più naturali come l'aceto, il bicarbonato, ma non sono abbastanza efficaci e la usiamo pura, possibilmente in gel, e mi raccomando usiamo i guanti. Per strofinare è necessaria una spugna ruvida. Ricordiamoci che più è scuro il colore della parte ruvida e più sarà abrasiva. Versiamo la candeggina sulla spugna e strofiniamo. Mi raccomando, usiamo anche dei vestiti vecchi perché ci potremo sporcare con le macchie di candeggina che poi non se ne andranno più via. La mia gomma della lavatrice non è ammuffita, quindi adesso vi sto semplicemente facendo vedere una dimostrazione. Ora, la parte interna dell'oblò, dove si forma il calcare, lo puliamo semplicemente con dell'aceto puro. Lo spruzziamo e con una spugna sempre abrasiva strofiniamo bene. Asciughiamo con un panno. Il cassetto lo laviamo come nostro solito. Basta una spugna ruvida e un po' di sapone. Mentre dobbiamo fare attenzione alla zona superiore interna al cassetto, da dove esce l'acqua, e si forma tantissimo calcare. Anche qui spruzziamo l'aceto puro e con una spazzola o un vecchio spazzolino strofiniamo bene. E poi risciacquiamo con un panno. Per la pulizia del cestello usiamo le pastiglie per lavastoviglie, sono le migliori, ne usiamo però almeno 3 o 4 addirittura, e versiamo anche un cucchiaio di candeggina. Per aumentare l'azione pulente meccanica aggiungerò dei vecchi stracci puliti. Ora, con un innaffiatoio o con una bottiglia, versiamo nella vaschetta 5 o 6 litri di acqua. Perché per lavare meglio il cestello avremo bisogno di più acqua rispetto a quella che carica normalmente la lavatrice. Abbiamo il programma specifico di pulizia, ormai tutte le nuove lavatrici lo prevedono. Altrimenti fai partire un programma di durata normale, però con la più alta temperatura. Ora mettiamo un timer per 30 minuti. Passati 30 minuti, mettiamo in pausa la nostra lavatrice per circa 20-25 minuti. Ora, se hai il vetro dell'oblò trasparente, potrai vedere che l'acqua sta cambiando colore. Ha un colore torbido, non è più trasparente, ed è lo sporco che si sta sciogliendo. Questa pausa serve proprio per dare il tempo all'acqua di assorbire tutto lo sporco. Poi la facciamo ripartire e finire il lavaggio. Guarda, la lavatrice non è mai stata così pulita. Conoscevi già questi consigli? Scrivimelo nei commenti e non ti perdere questi altri consigli sul bucato. 5 cose che probabilmente stai sbagliando nel bucato. Per mantenere i tuoi capi neri il più a lungo possibile, fai questo. Aggiungi nella vaschetta del detersivo insieme al tuo detersivo 60 ml di aceto bianco. Oppure un altro semplice ingrediente che sicuramente hai in cucina, sale. Mezza tazza di sale nel cestello insieme al tuo bucato. Lo spargi semplicemente sopra. E la temperatura è importantissima, sempre acqua fredda, sia per i neri che per i colorati. E infine, vietatissima l'asciugatrice. Stendi il tuo bucato nero su uno stendino. Io per tutti questi capi che non posso mettere in asciugatrice ho risolto semplicemente con questo gancio stendibiancheria bianco praticamente invisibile che occupa pochissimo spazio. Non usare l'ammorbidente quando lavi gli asciugamani, perché col passare del tempo l'ammorbidente formerà una pellicola sul cotone che non permetterà più di assorbire l'acqua.
e non è bello avere gli asciugamani con tutti questi residui chimici. Lo stesso discorso vale per i fogli che si mettono nell'asciugatrice per profumare. Tra i capi che non bisognerebbe mai mettere in asciugatrice ci sono quelli che hanno degli elastici, perché il calore purtroppo distrugge le fibre elastiche. Un modo veloce per leggere le etichette di istruzioni su come lavare i nostri capi è questo. È una funzione dell'iPhone che non conoscevo, che ho scoperto proprio in questi giorni. Basta semplicemente fare una foto, dopodiché basta andare in galleria e premere sul simbolo della I sotto la foto e appariranno le istruzioni dei simboli di lavaggio. Purtroppo però questa funzione è ancora solo in inglese e per attivarla bisognerà aggiungere l'inglese nella lingua, nelle impostazioni del telefono. Però ne vale la pena farlo e funziona anche con le ricette. Prima di conservare i capi in lana per l'inverno, lavali, perché diventano facili preda delle tarme. Per evitare che infeltriscano, segui questo consiglio. Oltre ad evitare le alte temperature, non tutti sanno che è importante la quantità del detersivo utilizzato e la quantità deve essere veramente minima. Io di solito uso la metà di quella consigliata in etichetta. Un trucchetto che magari conosci già, altrimenti te lo dico io, è quello di aggiungere del detersivo piatti al nostro lavaggio. I tensioattivi di questo detersivo sono efficacissimi per la rimozione di tutte le macchie. Ne aggiungeremo un cucchiaino in uno dei capi da lavare e lo mettiamo insieme al resto del bucato. Niente paura, non ti sto chiedendo di sostituire il tuo amato detersivo per lavatrice, ma semplicemente di aggiungerlo come additivo per potenziare l'efficacia del nostro lavaggio. E ne mettiamo davvero pochissimo, così non si creerà troppa schiuma. Aggiungiamo il nostro detersivo per lavatrice e al posto dell'ammorbidente usiamo l'aceto. Ne versiamo 2 cucchiai nello scomparto dell'ammorbidente, così eliminerà tutte le tracce di detersivo e renderà i capi più morbidi. Se il tuo bucato non è profumato, anche se aggiungi l'ammorbidente, prova questo metodo. Fai prima il normale lavaggio con detersivo e additivo. Appena è finito il lavaggio, aggiungi l'ammorbidente e fai un risciacquo extra. Il tuo bucato sarà super profumato. Conosci questo metodo per non stirare più i jeans? Dopo che abbiamo finito il lavaggio, li sbattiamo bene, li pieghiamo e li mettiamo dentro l'asciugatrice insieme alle altre cose. Facciamo partire il nostro programma di asciugatura. Dopodiché, quando sono ancora caldi, li pieghiamo immediatamente e saranno perfetti. Io adoro le perle di profumo, però quello che non mi piace è il prezzo, è davvero caro. Allora ti propongo quest'altra soluzione. 1,5 tazze di sale grosso, mezza tazza di bicarbonato. E ora il profumo, qualche goccia di olio essenziale. Io ho scelto lavanda. Ne verso 20 o 30 gocce. Il sale avrà un'azione anche smacchiante e ammorbidente delle fibre. Ne aggiungo, se mezzo carico, un cucchiaio, se un carico completo, 2 cucchiai. Aggiungo anche il detersivo nella vaschetta e procedo col normale lavaggio. Sapevi che a lungo andare si depositano dei residui di ammorbidente sugli asciugamani rendendoli impermeabili? Per evitare questo basta semplicemente sostituire ogni tanto il classico ammorbidente con l'aceto. Ne versiamo 2 cucchiai nella vaschetta dell'ammorbidente. A volte ti capita di trovare dei capi ancora umidi dentro l'asciugatrice. Questo non succederà più se ti ricordi prima di avviare il programma di inserire un asciugamano asciutto.
Esiste un modo per ottenere capi bianchi e luminosi senza quella brutta patina grigia e senza utilizzare candeggina, ma usando solo ingredienti naturali. Basta aggiungere mezza tazza di bicarbonato, il normale detersivo da bucato e l'aceto nella vaschetta dell'ammorbidente. Prova questo metodo, vedrai, è tanto efficace quanto semplice, non ne potrai più fare a meno.